Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale per chi è già iscritto e per chi sa perfettamente cosa andiamo a fare quest'oggi, ovvero i pronostici della 16ª giornata di Serie A. Diamo il benvenuto a chi si iscriverà sul canale passando sotto questo video per la prima volta. Vi invito come sempre ad attivare la campanella se vi iscrivete al canale, così restate aggiornati sui contenuti. E bando alle ciance, andiamo direttamente ai pronostici di questa 16ª giornata di Serie A. La 15ª non è andata molto bene. Abbiamo preso 5 partite su 10. Non è male, ma il tetto minimo dovrebbe essere almeno un 7 su 10. Speriamo di raggiungerlo e superarlo, diciamo, in questa 16ª giornata dove ci sono alcune partite che potrebbero fare al caso nostro, altre che sono un tantino difficili da pronosticare. Ovviamente 1x o 2, due doppie disponibili sulle 10 partite di questa giornata. Partiamo. Genoa-Juventus. Genoa-Juventus, io metto una X secca per il semplice fatto che Gilardino, al di là che la Juventus possa vincere le partite di cortomuso o meno 1-0, non ci sarà una goleata, almeno credo che sia così. Gilardino riesce ad essere camaleontico a partite in corso, quindi nel caso la partita dovesse essere bloccata, non si riesce a segnare sia da una parte sia dall'altra, Gilardino potrebbe riuscire a portare il punto a casa. Ecco perché metto questa X. Genoa Juve X. Anzi, ci copriamo con la doppia, la prima doppia della giornata X2. Così andiamo proprio sul tranquillo. Lecce Frosinone. Lecce Frosinone metto 1 perché credo che il Lecce in casa possa vincere la partita. Altalenanti i risultati di questo Lecce: 1-1 con l'Empoli, 1-1 col Bologna le ultime uscite, 2-2 col Verona, 3 pareggi e 2-2 con il Milan, 4 pareggi e poi c'è la sconfitta con la Roma ancora prima, quindi c'è bisogno di fare punti in casa Lecce a Via del Mare. Sarà la partita giusta? Credo di sì. Lecce Frosinone 1. Napoli Cagliari, senza argomentare la partita, perché dopo questo video in giornata uscirà anche un'analisi tattica, il prepartita, probabili formazioni e come ci arriva il Napoli e come il Cagliari, e andremo a vedere come il Cagliari anche si è giocato l'ultima partita ribaltata contro il Sassuolo sotto di 1-0 e vinta per 2-1 a fine match. Napoli-Cagliari 1. Torino-Empoli. Torino-Empoli 1 perché qualcosa sta cambiando a livello offensivo. Nel Torino si sta curando un tantino di più, credo, la fase offensiva. Sta arrivando qualche gol che fino a un mesetto fa era molto difficile vedere il Torino comunque dominare nell'area avversaria, al limite buttarne dentro un paio a partita. Qualcosa sta cambiando. Torino-Empoli 1. Milan-Monza. È vero che potrebbe esserci la sorpresa del Monza in questa partita, ma credo che il Milan, dopo l'uscita dalla Champions e appunto la retrocessione in Europa League, non voglia perdere terreno in campionato, ulteriore terreno in campionato, quindi credo che vinca la partita non a mani basse, ma giocando anche una grande partita. Secondo me deve riscattarsi, quindi tutto è dalla parte del Milan. Milan-Monza 1. Fiorentina-Verona. Fiorentina-Verona 1, anche se peseranno sicuramente le fatiche di conference del giovedì, perché lo sappiamo, il giovedì, giocare il giovedì rompe sempre più le scatole che se giochi martedì o mercoledì in Champions. Relativamente un tantino, ma il giovedì, a detta anche di tanti allenatori che giocano queste competizioni, è un tantino più difficile gestire le forze, anche se credo che la Fiorentina sia nettamente superiore al Verona e vinca la partita. 1. Udinese-Sassuolo. Udinese-Sassuolo, partita complicata da pronosticare. Partita secondo me da X2. Credo che il Sassuolo possa fare risultato fuori casa, però io vado completamente controcorrente e do la vittoria all'Udinese, metto 1 perché la classifica si fa, diciamo che si fa intrigante in quelle posizioni. L'Udinese è
è a pari punti con l'Empoli, terzultima in classifica, quindi c'è bisogno di fare punti. 3 punti sarebbe il massimo e si porterebbero poi a pari punti con il Sassuolo, quindi è una partita difficile da ambo le parti. Metto 1, fiducia all'Udinese. Bologna-Roma. Bologna-Roma, spendiamo la seconda ed ultima doppia della giornata e metto 1x. 1x perché credo nella continuazione di questa striscia positiva della squadra di Thiago Motta contro una Roma che sicuramente darà filo da torcere a livello agonistico e a livello di caparbietà durante la partita, ma Thiago Motta sa il fatto suo e sa anche intervenire a partite in corso, quindi 1x e ci copriamo con la doppia. Lazio-Inter, campo ostico per i nerazzurri perché è difficile vincere all'Olimpico e contro la Lazio non è andata sempre rose e fiori, appunto per la squadra di Inzaghi. Io sarei tentato da mettere un 1 fisso e lo metto questo 1 fisso sperando che Sarri riesca a trovare le contromisure contro un Inter che però a livello di potenziale può asfaltare la Lazio. Però ci metto l'1 perché arriverà un momento, a mio avviso, dove la squadra di Sarri svolterà la stagione e troverà la quadra. Vedremo se sarà la partita contro l'Inter. Atalanta-Salernitana, non me ne vogliono i tifosi della Salernitana, ma l'Atalanta è troppo avanti ed è troppo più forte della squadra di Inzaghi. Ci mettiamo questo 1 fisso perché credo che l'Atalanta faccia risultato a Bergamo nella maniera più assoluta. La Salernitana dovrebbe overprodurre non poco in questa partita per portarla a casa. 1 fisso, Atalanta-Salernitana. Fatemi sapere, come sempre ragazzi, la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così restate aggiornati ogni qualvolta carico un contenuto e restate sintonizzati perché oggi uscirà anche il prepartita di Napoli-Cagliari. Sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!